Buonasera a tutti, siamo qui al sesto evento del ciclo di seminari del progetto Interreg Biodiversity dal titolo Rete Natura 2000 e Sistemi agrozootecnici e Biodiversità. Ringrazio tutti per la presenza numerosa come sempre e un paio di informazioni di comunicazione di servizio. Ricordo agli agronomi forestali che avessero necessità di richiedere il riconoscimento dei crediti di farcelo sapere nella chat e poi il vostro ordine provvederà al riconoscimento dei crediti. Passo quindi subito la parola al professor Bovolenta che ci introdurrà il relatore di oggi. Buon pomeriggio a tutti e grazie anche da parte mia di essere intervenuti a questo sesto incontro. Come da programma oggi parliamo di aree ad alta valenza naturalistica e mantenimento della salute delle api allevate. Il relatore al quale abbiamo chiesto di sviluppare questo tema è un collega, è il professor Francesco Nazzi, che sicuramente non ha bisogno di essere presentato a chi si occupa di apicoltura, ma che presento brevemente a quanti non sono del settore e non lo conoscono. Il curriculum del professor Francesco Nazzi è decisamente corposo, ma proverò a riassumerlo in poche parole, scusandomi con l'interessato se dimentico qualcosa. Il professor Nazzi, ci tiene a dirlo, si è laureato in scienze naturali all'Università di Padova e successivamente ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Udine, dove ha proseguito tutta la sua carriera tra una visita all'estero e l'altra, tutta la sua carriera accademica. Attualmente è professore ordinario di entomologia, settore scientifico nell'ambito del quale svolge la sua attività didattica e di ricerca. Scorrendo i titoli dei molti lavori scientifici pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali, si può dedurre come il professor Nazzi, lui, da oltre 30 anni, si occupi, tra le altre cose, di api domestiche e di problemi di salute che le affliggono, a partire dalle interazioni chimiche tra le api e il principale parassita, la varroa, fino allo studio dei fattori di stress, tra cui gli stessi parassiti, ma ancora gli insetticidi e problemi nutrizionali, e degli effetti delle loro interazioni sulla resistenza delle colonie. Da dire che il professor Nazzi è anche stato in anni recenti delegato del rettore per la cultura, attualmente è coordinatore del dottorato di ricerca in scienze e biotecnologie agrarie, nonché direttore scientifico del laboratorio apistico regionale ospitato proprio qui nel nostro dipartimento. Ringrazio quindi sentitamente il collega per aver accettato il nostro invito, ancor più in quanto non direttamente coinvolto nel progetto nell'ambito del quale sono stati organizzati questi incontri, ma questo vale per la maggior parte dei relatori coinvolti. Lascio quindi la parola al professor Nazzi e prego Antonella di caricare la sua presentazione. Grazie a tutti, ci sentiamo poi per le domande. Ecco qua. Allora, di tutte queste 20.000 specie però ce n'è una che è un po' particolare, è Apis mellifera, che d'ora in poi chiamerò Ape mellifera, la quale, pur essendo originaria dell'Asia, dell'Europa e dell'Africa, si è ormai espansa in tutto il mondo, tanto che il suo areale, che è rappresentato con questo retino rosa, si estende, vedete, tra le latitudini temperate da un capo all'altro del pianeta, salvo quella macchia grigia che vedete in mezzo, salvo che nel deserto del Sahara, quantunque nelle oasi sahariane vi siano delle api. Quindi, vedete, la distribuzione è cosmopolita. Ecco, è questa l'ape su cui concentreremo soprattutto la nostra attenzione in questo
intervento e la vedete rappresentata a sinistra. Ebbene, questa specie delle caratteristiche salienti che sono importanti e rilevanti ai fini del ragionamento che stiamo svolgendo. Io mi limito a ricordarne poche di basilari. Allora, intanto si può ben dire che l'ape mellifera sia un insetto di bocca buona, come diremo, ovvero vi ricordate gli apoidei si nutrono di nettare e polline? Ebbene, l'ape mellifera non disdegna piante di tante specie diverse. Per dimostrarlo ho ritenuto di segnalarvi questo studio condotto un bel po' di anni fa ormai in Friuli, che riguardava la flora di interesse apistico, di cui so che avete parlato in precedenza. In questa tabellina voi vedete un elenco di famiglie di angiosperme, alcune nominate con dei nomi che non sono più in uso, e nelle colonne vedete dei numeretti che rappresentano le specie di quella famiglia presenti in Friuli, la seconda colonna da sinistra, e il numero di specie di quella famiglia che sono ritenute di interesse apistico. Ancora a destra vedete le percentuali. Se scorrete questa colonna con le percentuali vi accorgete che certe famiglie, come le graminacee, le erbe dei prati, contengono poche specie di interesse apistico, il 7%, che pure, se considerate il tipo di fiori, è abbastanza ragguardevole. Mentre altre specie, come per esempio le leguminose o le labiate, contengono fino a 57% di specie di interesse apistico nella flora friulana, naturalmente. In buona sostanza, anche se questo studio dovrà essere, anzi è già in corso la sua revisione, si può dire senza tema di smentita che le api mellifere anche nel solo territorio friulano visitano centinaia di specie vegetali diverse. Quindi perciò dico che sono di bocca buona, a differenza di altri apoidei che viceversa si nutrono con una sola o pochissime specie vegetali. Non solo le api mellifere sono di bocca buona, ma come insetti impollinatori si può anche dire che quando si impegnano non temono rivali nel lavoro di impollinazione. Che cosa intendo dire? Intendo dire che hanno delle caratteristiche biologiche che le rendono una vera macchina da guerra quando si tratta di impollinare. Perché? Quali sono queste caratteristiche? La caratteristica saliente è che vivono in colonie che sono formate da migliaia di individui. Tenete presente che in Friuli, alla fine di giugno, a cui corrisponde il picco nelle popolazioni di api, ci sono in un alveare medio qualcosa come 50.000 api, le quali api però non sono proprio come altrettanti individui in una qualsiasi agglomerato, ma sono potrebbero essere paragonati ai miliardi di cellule di uno stesso organismo per il grado di interdipendenza che sussiste fra di loro. Per quello ho scelto questa immagine. Guardate, non si tratta di un alveare, questo è un apicoltore che si è fatto rivestire da api usando un trucco che alcuni apicoltori conoscono bene e che consiste nel cospargersi di feromone della regina. Ma è perché questa immagine così evoca l'idea di un gruppo di individui che insieme formano qualcosa che assomiglia a un individuo di livello superiore, il cosiddetto superorganismo. Un po' come le cellule del nostro corpo, pur avendo ognuna la propria individualità, costituiscono
tanti pezzettini di un tutto integrato che siamo noi stessi. Ecco, naturalmente voi capite che per permettere la sussistenza di un superorganismo è necessario una profondissima integrazione tra le parti di questo superorganismo. Così come esiste un'integrazione fra le cellule del nostro corpo, altrettanto deve esserci una profonda integrazione fra le api che formano una colonia. E questa integrazione è permessa da una comunicazione molto sofisticata che è assicurata da sostanze, segnali chimici e anche un linguaggio peculiare che è il cosiddetto linguaggio delle danze. È peculiare questo linguaggio non perché le api siano le uniche tra gli animali a comunicare fra di loro, difatti comunicano non solo gli animali, quasi tutti gli organismi viventi hanno modi diversi per comunicare. La cosa interessante è che le api comunicano mediante un linguaggio simbolico, gestuale, il quale ha pochi uguali in natura. Di fatto solo gli umani hanno un linguaggio simbolico gestuale di una complessità non solo paragonabile, naturalmente anche superiore, ma anche pochi animali tra i primati hanno un linguaggio analogo, su cui però non mi posso soffermare. Quello che voglio invece dire, perché è rilevante ai fini di questa nostra discussione, è che questo linguaggio permette la comunicazione fra le operaie che stanno bottinando e rende le api capaci di sfruttare in modo particolarmente efficiente le risorse di nettare e polline che usano per la sopravvivenza. Ora non vale la pena di soffermarsi troppo su questi grafici, però vi dico velocemente che cosa rappresentano. Allora, sull'asse orizzontale c'è il tempo che passa, no? E sull'asse verticale c'è il numero di api riscontrate sui fiori di certe piante in un intervallo di tempo definito. Quello che voi vedete è quello che accade se voi perturbate il linguaggio delle danze oppure no. Allora, in alto avete quello che succede con il linguaggio delle danze all'opera, in basso quello che succede se il linguaggio delle danze è inibito. Quello che vorrei che voi notaste è come il numero di api che si riscontrano sulla vegetazione lontano dall'alveare, è quel patch 1 lassù in alto, è molto maggiore in presenza di danze che in assenza di danze. A dimostrazione del fatto che il linguaggio delle danze, cioè la capacità delle api di parlarsi fra di loro, le rende particolarmente efficienti nello sfruttamento di risorse nettarifere che si trovano a una certa distanza dall'alveare, nonostante esse siano magari sparpagliate, eccetera. D'altro canto, l'ape non è senz'altro il migliore impollinatore che c'è da tutti i punti di vista, anzi, perché ha anche qualche punto debole, qualche limite. Ad esempio, si può dire che sia un po' freddolosa e anche che non sia così efficiente su tutti i tipi di fiori. Ad esempio, a sinistra vedete un'ape in volo nei pressi di un'infiorescenza, per dire come l'attività di volo delle api è massima quando la temperatura ambientale si aggira intorno ai 20 gradi. Non che non possano volare a 15, 10, 12 gradi, ma di certo volano più volentieri quando la temperatura è un pochino più caldina. Gli apicoltori eventualmente collegati sapranno bene che se la temperatura è inferiore a 10-11 gradi è meglio neanche aprirlo un alveare, perché si rischia di causare qualche fastidio alle api. D'altro canto, sulla immagine di destra voi vedete un'ape che approccia un fiore di una leguminosa. Le api mellifere visitano volentieri i fiori delle leguminose, ma non proprio tutti, perché alcuni fiori delle leguminose, ad esempio, nascondono certi apparati a scatto, come i fiori della medica, che in pratica, in parole povere,
sono capaci di dare gran legnate agli insetti impollinatori quando vi si posano, e le api non sembrano gradire questo genere di trattamento, a differenza di altri insetti pronubi che sono più robusti. Ecco. Viceversa, avendo noi detto dei limiti delle api mellifere, vale la pena che menzioniamo il fatto che altre api non presentano gli stessi limiti. Ad esempio, qui in basso a sinistra vedete un bombo su un fiore di elleboro. Chi ha confidenza con questi fiori saprà che non è infrequente vedere bombi, soprattutto regine dei bombi, che si aggirano tra i fiori dell'elleboro addirittura nel mese di gennaio. Di certo a quest'ora sono in piena attività, mentre ben più di rado si vedono, con le temperature del mese di gennaio, le api posarsi sugli stessi fiori. E a proposito dei meccanismi contenuti nei fiori di certe specie vegetali, ad esempio vale la pena di ricordare come ci vogliono proprio i bombi per impollinare a dovere i fiori del pomodoro, perché anche in questo caso le api non sono così efficaci, le api domestiche, proprio perché per far uscire i granuli di polline da quelle antere bisogna scuoterli un bel po' queste antere, e i bombi con la loro corporatura più robusta ci riescono bene laddove le api mellifere e viceversa stentano un pochino. E con questo io avrei esaurito questa presentazione delle api in generale, perché so che ne sentirete parlare ancora molto nel prossimo intervento. E muoverei a considerare la seconda delle domande che ho individuato, ed è: perché ci interessano così tanto le api? Perché ne parliamo così tanto recentemente? Perché è opportuno parlarne in questo contesto? Allora, per comprendere l'importanza delle api, io vi propongo un piccolo esercizio mentale, e cioè vi proporrei di montare, se ci fosse, su una macchina del tempo del tipo di quella di Ritorno al futuro. Vi ricorderete questi personaggi, anche se il film è un po' datato. Quell'ingegnere, lo scienziato stralunato chiamato Doc, che aveva progettato questo marchingegno che permetteva al protagonista di muoversi indietro e avanti nel tempo. Ecco, facciamo finta di avere una roba del genere, montiamo su e scriviamo sul cruscotto la data in cui vogliamo essere proiettati. Per esempio 250 milioni di anni fa. Partiamo con la macchina e ci ritroviamo nelle terre emerse del Paleozoico. Anzi, prima ancora di arrivare, conviene che guardiamo dal finestrino la terra così come appare adesso. E questo è un prato fiorito di quelli che ognuno di noi, spero, avrà avuto la fortuna di vedere almeno una volta nella vita. Qui siamo probabilmente questo è il Pian Grande di Castelluccio, e le famose fiorite, vedete Fiordalisi, papaveri, margherite, occhio di bue, tanti bei fiori. Ecco. Se invece prendete la macchina del tempo di Doc e vi spostate indietro di 250 milioni d'anni, quello che vedete è qualcosa del genere. E cosa balza agli occhi? Non è certo un mondo desertico, è pieno di piante, no? Felci, equiseti, vari tipi di piante simili a muschi, ma quello che balza agli occhi è che questo mondo è un mondo a un colore solo, è un mondo monocromatico colorato di verde, perché effettivamente nel Paleozoico di piante con fiori, di quelle che abbondano nella vegetazione attuale, non ce n'era nessuna. E se volete scoprire perché non ce n'era nessuna, dovete montare di nuovo nella macchina del tempo e spostare avanti l'orologio di 100 milioni di anni per capitare nel Mesozoico. Infatti, nel Mesozoico, 100 milioni di anni dopo, a un certo punto, in maniera abbastanza improvvisa, appaiono tutte le angiosperme. In quel diagramma che vedete a sinistra sono rappresentate da quel fascio di colore verde chiaro che vedete ha un'origine puntuale
all'inizio del Cretaceo. Ecco, quindi 150 milioni di anni fa, come dal nulla, appaiono tutte le angiosperme, mentre tutte le altre piante, quelle rappresentate con i colori blu o bluastro, vedete che sono presenti fin dal Paleozoico e alcune delle quali arrivano fino a noi. Questa circostanza è una circostanza molto particolare, talmente particolare questa apparizione così improvvisa delle piante con fiori che il povero Darwin era rimasto parecchio turbato da questa circostanza. E vedete cosa aveva avuto modo di affermare. Dice così: lo sviluppo delle piante superiori, per quello che noi possiamo giudicare, che è avvenuto in tempi recenti, è un mistero abominevole, dice Darwin. Era stupefacente che tutta quella moltitudine di piante con fiori, come quelle che vediamo noi adesso, apparissero come dal nulla nel volgere di pochi milioni di anni. È una circostanza così peculiare che il povero Darwin si era naturalmente domandato come aveva potuto accadere una roba del genere, aveva anche formulato una teoria che poi si è rivelata sballata. Difatti Darwin pensava che le piante si fossero diversificate su un continente e poi da lì a tutti gli altri continenti, salvo che il continente di origine poi si era inabissato come una specie di Atlantide e erano state cancellate le tracce di questa radiazione iniziale. Insomma, la spiegazione purtroppo era sbagliata, vedete che anche Darwin ha preso qualche granchio, ed è stata presto soppiantata, con la benedizione di Darwin, da un'altra spiegazione avanzata da un botanico francese, il quale affermò, essendo poi la sua tesi confermata, che l'apparizione improvvisa delle piante con fiore aveva a che vedere con l'apparizione concomitante degli insetti pronubi. Qua vedete, a sinistra lo stesso grafico di prima e tra le due righe rosse orizzontali vedete il momento in cui appaiono le piante con fiori, e a destra vedete quello che è accaduto viceversa agli insetti, e vedete che mentre appaiono le piante con fiori appaiono anche insetti dell'ordine dei ditteri, dei lepidotteri, degli imenotteri. Guardate che là dentro ci sono le nostre api, e vedete che api e insetti pronubi effettivamente compaiono pressappoco nello stesso tempo, e quello che è interessante è che dopo essere comparsi insieme si sono reciprocamente adattate in modo graduale, diventando dei partner inseparabili. E se non vi fidate di questa affermazione, guardate questa fotografia che mostra un'ape nell'atto di visitare una pianta di salvia, e prestate attenzione alla forma di questo fiore, al colore, provate a far mente locale all'odore, guardate il meccanismo sofisticato delle antee degli stami a bilanciere, vedete quel filamento arcuato che si piega a ricoprire il dorso dell'ape quando l'ape spinge con il capo sul fondo della corolla per suggerire il nettare. Un meccanismo a altalena, potremmo dire, che serve proprio a depositare il polline sul corpo delle api affinché l'ape possa esercitare la fecondazione incrociata. E quindi badate a come il fiore si è modificato gradualmente nel tempo e a come ha fatto altrettanto anche l'ape per agevolare questo processo. Il tutto per dire come nel corso dei milioni di anni insetti e api si sono, scusate, api e piante con fiore si sono modificati e adattati reciprocamente a beneficio di entrambi i partner di questa simbiosi, in un modo che è molto rilevante anche dal punto di vista pratico. Perché se voi considerate gli elenchi della FAO, in particolare l'elenco che contiene le colture più importanti per l'alimentazione umana, e le distinguete sulla base del fatto che siano
dipendenti dall'impollinazione animale oppure indipendenti da essa, vi accorgete che la maggior parte delle piante che sono importanti per l'agricoltura dipendono dall'impollinazione animale. Genericamente dall'impollinazione animale, ma devo dire che le api hanno un ruolo preponderante quando si parla di impollinazione animale. Naturalmente i più smaliziati fra di voi potrebbero notare che tra quelle 28 specie di piante che non dipendono dall'alimentazione animale ce ne sono ben che hanno un ruolo importante nell'alimentazione. Insomma, la pasta che noi mangiamo o il pane hanno a che vedere col frumento che può fare ben a meno dell'impollinazione. Lo stesso dicasi del riso che mangiano gli indiani e i cinesi. Quindi uno potrebbe dire che questa rappresentazione del dato è un po' partigiana da parte mia e potrebbe chiedere che io renda conto di quanta parte della produzione agricola, di ciò che mangiamo effettivamente, dipende dagli impollinatori. E allora io non mi sottraggo a questa responsabilità e vi mostro questa torta che in effetti dimostra come, diciamo, 2/3 della torta non dipendono dall'impollinazione animale, ma comunque un buon terzo è dipendente. Quindi si può ben dire che se volessimo rinunciare agli impollinatori, e le api sono gli impollinatori più importanti, ecco che dovremmo rinunciare a 1/3 della fetta di ciò che noi mangiamo. Quindi capite che le implicazioni sono enormi. Faccio un piccolo esempio. Parliamo di mele. Faccio questo esempio perché ci sono interessanti rassegne bibliografiche. Io ho deciso di consultare questa che riguarda una settantina di studi che riguardano l'importanza degli impollinatori per la produzione di mele, studi svolti in tutto il mondo, usando per verificare l'importanza degli impollinatori il metodo della pollinator exclusion. In pratica si tratta di incappucciare i rami su cui sbocceranno i fiori con una rete a maglie sufficientemente strette da non permettere l'accesso agli impollinatori e poi confrontare i frutti che si formano sui fiori a cui è stato precluso l'accesso dei pronobi in confronto ai fiori su cui i pronobi potevano liberamente scorazzare. Quello che si vede è che praticamente tutti i parametri importanti sono influenzati da questo trattamento di esclusione dei pronobi. A sinistra avete la legagione. A sinistra vedete nel grafico a sinistra legagione, sul lato sinistro del grafico, quello che si osserva, la legagione in assenza di pronobi, ed è quella forma triangoloide grigia scura, e a destra quella specie di punta di freccia grigio chiara, quello che si osserva in presenza di pronobi. Lasciate stare la forma su cui noi ci soffermiamo, badate a quel trattino orizzontale che rappresenta la media. Se il trattino dal lato destro del grafico è più in alto che dal lato sinistro, vuol dire che è meglio che ci siano i pronobi, per farla breve. E vedete come questo è vero sia per la legagione, il grafico più a sinistra, sia per il numero di semi, il grafico secondo da sinistra, sia per il peso del frutto, il terzo grafico, sia per la larghezza del frutto, sia per il contenuto di zuccheri, anche se qua non c'è una vera differenza significativa fra le medie. In buona sostanza, tutte queste cose sono influenzate dalla presenza degli impollinatori. E badate, quest'altro grafico, che proviene dallo stesso articolo, ci fa capire che non stiamo parlando solo delle api, che in questi grafici sono etichettate con il nome di honeybee. Vedete, nel grafico in mezzo è il terzo nome da sinistra, e comunque contrassegnate col colore arancione. Vedete, l'abbondanza di certi altri impollinatori non è affatto trascurabile. Per esempio, guardate, l'abbondanza delle andrene è simile, se non un poco superiore a quella delle api.
e anche, vedete, sul lato destro della figura i contatti con lo stigma del fiore. Vedete che non è che le api facciano meglio delle andrene o dei bombi, che sono i bumblebee. Quindi importano le api e non solo le api mellifere. E con questo abbiamo, per quanto mi riguarda, risolto la seconda domanda. E passiamo alla terza, che è una domanda che dobbiamo porci, perché in effetti una delle ragioni per cui parliamo tanto di api è perché tanto bene non stanno. E allora diciamo due parole su questo argomento. Allora, a proposito di api domestiche, innanzitutto, possiamo dire, senza tema di smentita, che le api domestiche sono attualmente bombardate da una serie di fattori di stress di varia natura. Ecco, in questa diapositiva io ne ho elencati alcuni dei principali. In alto a sinistra la semplificazione del paesaggio. Diciamo che la banalizzazione del paesaggio agrario con la rimozione di tutta la vegetazione spontanea, prati, siepi, boschi, boschetti, è stato e rappresenta un duro colpo per la sopravvivenza delle api, sia domestiche che selvatiche, ma torneremo su questo argomento. Altrettanto importante è l'inquinamento dell'ambiente causato da tanti fattori, non ultimo, anzi il primo dei quali è rappresentato dagli agrofarmaci, in particolare gli insetticidi, i quali da bravi insetticidi tendono a nuocere agli insetti e in particolare alle api se hanno l'avventura di addentrarsi in una coltura al momento del trattamento. Ma non indugerei troppo su questo argomento che è stato oggetto di tanti dibattiti e discussioni. E viceversa vorrei richiamare la vostra attenzione su altri due fattori di stress di grande importanza. In basso a sinistra i parassiti, e qui ne ho rappresentato uno che è l'acaro varroa destructor, e lo vedete in una fotografia al microscopio elettronico a scansione. Naturalmente si tratta di una specie di ragnetto della dimensioni di 1 millimetro all'incirca, che vive in pratica succhiando il sangue delle api, che non si chiama sangue ma emolinfa. Ma al lato pratico questa specie di vampiretto fa quello che fanno tanti altri ematofagi, e cioè mentre si nutre succhiando, aspirando il sangue o l'emolinfa, infetta l'ospite sputando nella ferita saliva che contiene agenti patogeni, come quelli che vedete rappresentati in basso a destra. Tutte quelle palline bianche sono altrettanti particelle virali di un virus che si chiama virus delle ali deformi. È un virus a RNA messaggero, negative strand, dicono i virologi, che da questo punto di vista si presenta del tutto simile al Covid-19, se volete, salvo avere un genoma leggermente più corto, ma è dello stesso tipo, insomma RNA messaggero, filamento positivo, ed è, come il Covid ormai, protagonista di una vera pandemia a danno questa volta delle api, che perdura da quando l'acaro varroa ha sparpagliato questo virus dappertutto e con la sua attività parassitaria lo ha anche facilitato, procurandone la replicazione. Infine, in basso in questa figura voi vedete una menzione di un altro fattore di stress finora non abbastanza considerato, che è il cambiamento climatico. Non è escluso che questo fattore di stress giochi un ruolo via via più importante nel determinare la salute delle api in vario modo, sia direttamente sia indirettamente attraverso la vegetazione su cui si basa la vita delle api,
sia ancora indirettamente influenzando i parassiti e i patogeni che interessano le api e dunque aumentando il loro potenziale effetto dannoso. Dunque, le api domestiche sono bombardate da una serie di fattori di stress, ma a giudicare dai dati della FAO si potrebbe dire che se la cavano abbastanza. Cosa avete in questo grafico? Avete anno per anno dal 60 al 2010 o giù di lì, avete il numero di colonie di api mellifera in vari continenti. Quello che voi vedete è che questo numero è tendenzialmente in crescita su scala globale, anche se è bene aggiungere questa crescita tendenziale ha a che vedere soprattutto con la crescita che si osserva in Estremo Oriente, perché ad esempio in America settentrionale questo numero è in calo e in Europa al massimo si mantiene più o meno costante. Occorre anche aggiungere, a dire la verità, che siccome la richiesta di colture, la richiesta di impollinazione per l'agricoltura è in continua crescita, pare che la crescita delle colonie non sia altrettanto tanto veloce quanto servirebbe per rispondere a quella richiesta. Però ecco, un dato di fatto è che in alcune parti del mondo almeno il numero di colonie di api domestiche non sta calando. Questo è vero anche su scala nazionale. Le api selvatiche, similmente alle api domestiche, sono esposte a altrettanti fattori di stress. Qua avete una figura che ho ricavato da una pubblicazione, al centro c'è un bombo e intorno, come prima, tutti i fattori di stress. Risorse florali limitate, parassiti, patogeni, vari agrofarmaci, i quali tutti cospirano a danneggiare e a minacciare la salute delle api selvatiche. Se non che le api selvatiche, ugualmente bombardate rispetto alle api domestiche, non hanno gli apicoltori che hanno cura di loro e di conseguenza sembrano patire più pesantemente l'effetto di questi fattori di stress. Qui avete una figura che è interessante. Guardate soprattutto la mappa dell'Europa che vedete sul lato destro, in cui con dei colori si rappresenta il cambiamento nel numero di specie di bombi osservate in varie regioni d'Europa. I colori dal giallo al rosso indicano un cambiamento in peggio, cioè specie in meno. E se vedete purtroppo altri colori non ci sono di fatto. In modo più o meno marcato in diverse regioni d'Europa si assiste a un declino delle specie di bombi nel caso specifico, ma in generale di api selvatiche. Proprio per la loro maggiore vulnerabilità e per il fatto che, ahimè, è a causa dell'intervento degli apicoltori che quel numero di colonie non è in calo, ma in assenza di apicoltori le api domestiche come le api selvatiche patirebbero le ingiurie di questi fattori di stress. E arriviamo al nocciolo della questione di cui ci occupiamo oggi, e cioè che rapporto c'è fra le api e l'ambiente. Allora, considerate questa immagine, si tratta di grafici ricavati da una pubblicazione che riporta i dati ottenuti in Trentino da ricercatori che volevano vedere se e come diverse famiglie di api erano influenzate dagli ambienti in cui venivano eseguiti i campionamenti. Vedete, sull'asse orizzontale di tutti i grafichetti c'è scritto Apple, Forest, Grassland e i grafici si riferiscono alla ricchezza in specie o all'abbondanza delle varie specie in tre tipi di ecosistemi, un frutteto, una foresta e un prato. Ognuno di questi quadratini rappresenta un gruppo di api.
a sinistra il totale, poi ognuno un gruppo di api. Allora vedete le andrene, secondo grafico nella linea superiore da sinistra. Vedete c'è una certa numero di specie nei frutteti, il numero di specie è molto maggiore nelle foreste ed è un poco minore ma comunque maggiore di quello osservato nei frutteti nei prati. E guardate che questo si verifica anche per i bumblebees, che sarebbero i bombi, gli alictid bees, che sono gli alictidi, i mason bees, che sono i megachilidi, e più o meno lo stesso pattern si riscontra nella riga di sotto quando si parla di abbondanza. Dunque, guardando questi grafici si può ben concludere che in generale, ecco, le api selvatiche preferiscono gli ambienti naturali agli ambienti coltivati, almeno nel caso specifico in cui l'ambiente coltivato era un frutteto. Invece, se guardate lo stesso grafico che riguarda le api, potete vedere come il numero di, l'abbondanza di api riscontrate nel meleto era maggiore del numero di api riscontrate nella foresta e nel prato, a indicare una certa preferenza delle api mellifere per il frutteto in confronto a questi ambienti naturali. Tuttavia questo grafico potrebbe generare un piccolo malinteso, perché potrebbe generare l'idea che le api siano indifferenti alla vegetazione spontanea. Da cui questa domanda provocatoria. Siamo proprio sicuri che alle api non interessino il bosco e il prato di cui all'esperimento che vi ho appena descritto? E questa domanda si può spezzare in due domande, ovvero le api mellifere sono in qualche misura importanti anche per la vegetazione spontanea, oltre che per le colture agrarie come abbiamo visto prima. E poi, la vegetazione spontanea è in qualche misura importante per le api? Allora, consideriamo queste due sottodomande, in particolare la prima. Che cosa possiamo dire dell'importanza delle api negli ambienti naturali? È pieno di studi che parlano dell'importanza delle api per gli ecosistemi agrari. E gli ambienti naturali? Ecco, è una domanda che sono posti un gruppo di autori guidati da questo Hung, il quale ha fatto una analisi di 80 studi svolti in tutte le parti del mondo riguardanti degli ecosistemi naturali, in cui qualcuno si era preso la briga di contare e identificare le api. Quelle tortine che vedete rappresentano l'insieme dei pronubi osservati dentro quegli ecosistemi e la fettina marrone rappresenta le api. Che cosa ci dice questo grafico? Ci dice che le api rappresentano una fetta più o meno importante anche in tutte queste torte che sono altrettanti ecosistemi naturali. Quindi non è vero che le api sono inutili quanto a impollinazione di specie di ambienti naturali, anzi, gli autori hanno riscontrato che ci sono un certo numero di specie negli ecosistemi naturali, il 5%, che sono visitate esclusivamente dalle api mellifere. D'altro canto, gli stessi autori hanno osservato anche che una buona metà sono visitate esclusivamente da api selvatiche. Da cui la mia conclusione è che le api, sia selvatiche sia mellifere, sono importanti per la vegetazione spontanea. Importanti nella misura in cui contribuiscono alla riproduzione delle piante. La seconda domanda è la vegetazione spontanea è importante per le api? Quindi le api fanno bene alle piante e le piante fanno bene alle api, in particolare le piante di cui ha la vegetazione spontanea. Anche qui ci sono molti studi, però io volentieri vi riferisco ai risultati di un lavoretto che abbiamo fatto in Friuli, perché qui siamo e possiamo parlare un poco di questo territorio. E per fare questo studio abbiamo distribuito un questionario tra gli apicoltori friulani e per fortuna una cinquantina di loro hanno risposto al nostro appello
raccontandoci qualcosa degli apiari in cui mantenevano le loro api, in particolare di quanto miele facevano, di quali problemi di salute hanno avuto le loro api, eccetera, eccetera. Oltre a concederci l'accesso a la posizione dei loro apiari, che vedete rappresentati da quei pallini rossi nella cartina di destra, dove vedete il Friuli con i confini comunali. A sinistra invece avete una specie di uno snapshot di un pezzo di quel questionario. Cosa abbiamo fatto di questi dati? Beh, abbiamo rappresentato quegli apiari sulla mappa del Friuli, ne abbiamo scelti 30 che ricadevano in una zona relativamente omogenea, che era quella dell'Alta Pianura Friulana. Abbiamo con il compasso tracciato un cerchio di 2 km di raggio intorno a ognuno degli apiari e abbiamo provato a vedere che genere di territorio circondava l'apiario, usando le mappe che sono disponibili e anche un po' di fotointerpretazione. Alla fine abbiamo ricavato rappresentazioni come quella che vedete in basso a destra, dove con diversi colori sono rappresentati i diversi tipi di superficie, distinguendo fra le aree urbane, quindi case, palazzi, strade, marciapiedi, i seminativi, oppure per esempio i prati, i boschi, che tendenzialmente sono rappresentati con i colori dal verde chiaro al verde scuro. La prima osservazione che abbiamo potuto fare è che tra i 30 nostri siti c'era una grande variabilità. Ce n'erano alcuni, come quello di sinistra in questa diapositiva, che erano dominati dal paesaggio agrario oppure dal paesaggio urbano, e ce n'erano altri in cui viceversa gli ecosistemi naturali avevano un ruolo non trascurabile, c'erano prati, boschi, eccetera. Ma la cosa più interessante che abbiamo riscontrato è che se voi mettete in relazione o provate a mettere in relazione lo stato di salute delle api misurato con la mortalità invernale degli apiari, che vedete rappresentata nell'ordinata di questo grafico, con la percentuale di superficie occupata da ambienti naturali intorno all'apiario, ottenete tutti questi puntini blu. Ogni puntino blu è un apiario, vedete? Allora ce n'è uno che era circondato da solo il 12% di ambienti naturali, in cui abbiamo riscontrato una mortalità dell'ordine del 40% giù di lì, e avanti di questo passo. Se interpolate questi dati ottenete una curva che cala verso destra, il che significa che all'aumentare la quantità di ambiente naturale intorno all'apiario diminuisce la mortalità invernale delle colonie in quell'apiario. Naturalmente abbiamo anche riscontrato quello che era forse più scontato e più prevedibile, che cioè aumentando la proporzione di territorio naturale aumentava anche la produttività degli alveari, che è una caratteristica di non poca importanza per gli apicoltori, a dire la verità. Ebbene, ma perché mai la vegetazione spontanea dovrebbe essere così importante per le api, tanto da influire sul loro stato di salute addirittura? Beh, bisogna ricordarsi che cosa prendono dalla vegetazione le api e soprattutto cosa serve loro per rispondere ai molti fattori di stress. Allora, dalla vegetazione spontanea le api prendono nettare e polline. Il nettare è una sostanza abbastanza banalina, nel senso che è fatto di acqua e zucchero, per farla breve. Una quantità di acqua che poi va via calando per ordine che le api fanno maturare nettare mentre si trasforma in miele. Mentre viceversa il polline, come vedete da questa torta qua sotto, è una sostanza un pochino più composita. Ci sono dentro zuccheri naturalmente, la solita fetta blu, ma ci sono anche, c'è la solita acqua, ma ci sono anche aminoacidi, proteine, lipidi. Insomma, è una sostanza piuttosto interessante, talmente interessante che noi abbiamo pensato potesse essere utile per le api per mitigare gli effetti dannosi esercitati da parassiti e patogeni. Questa era la nostra
supposizione che da bravi ricercatori abbiamo provato a mettere al vaglio dei nostri esperimenti che abbiamo svolto sia in laboratorio che in alveare, che in campo. Allora, vi rendo conto innanzitutto dei risultati dei nostri studi di laboratorio. In cosa consistevano questi studi? Allora, praticamente prendevamo delle api, delle larve d'api e le allevavamo come se tutto fosse a posto, cioè senza parassiti, oppure, riga di sotto, in presenza di quel parassita che è quel cerchietto marrone con le zampine che sporgono. Vedete? Allora, la varroa di cui vi ho parlato prima succhia il sangue alle api, soprattutto quando queste sono allo stadio di larva. Tanto che poi le api, quando fuoriescono dalle cellette, si ritrovano ad essere più o meno menomate. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo artificialmente parassitato le api oppure no? E dopo che abbiamo parassitato artificialmente le api oppure no, le abbiamo mantenute in vita dentro certe gabbiette in presenza di, come vedete in questo schema un po' complicato, solo zucchero, oppure zucchero e anche polline. Quindi sciroppo zuccherino, la tesi punteggiata, sia blu che rosso, oppure sciroppo zuccherino e polline, la tesi blu e rossa carico. E siamo andati a vedere quanto sopravvivevano queste api nel nostro laboratorio. Abbiamo verificato la sopravvivenza per tracciare dei grafici come quello che vedete. Allora, vedete, sul lato orizzontale ci sono i giorni che passano dalla nascita dell'ape fino alla sua morte. E sull'asse verticale avete quante api sono vive. Vedete, al principio 1 vuol dire tutte vive, 0 vuol dire tutte morte, ok? Allora, al principio sono tutte vive e poi piano piano iniziano a morire e gradualmente la curva declina in modo tale che dopo una trentina di giorni, vedete, di vive ce n'è poche. E questo si osserva sia nel caso delle api blu che nel caso delle api blu puntinate, cioè le api in assenza di varroa vivono una trentina di giorni, secondo questo schema. Sia che mangino polline, sia che non mangino polline. Vedete, sia in caso di P+, cioè con il polline, che P- senza polline. Cosa succede invece alle api che sono infestate dalla varroa e che non mangiano polline? Ecco qua la loro curva di sopravvivenza. Quello che voi vedete è che entro una settimana ne sono morte la maggioranza. Vedete, dopo 7 giorni, se tirate su una linea dal numero 7 sull'asse orizzontale, ricavate una percentuale di sopravvivenza inferiore a 0,4. Quindi meno della metà sono vive dopo una settimana. In pratica questa varroa fa un sacco di danni. Ma cosa succede se voi a queste api date da mangiare un po' di polline? Ecco qua quel che succede. Succede che la sopravvivenza di queste api è simile a quella delle api che non hanno, buon per loro, incontrato il parassita durante lo sviluppo. A dimostrazione del fatto che effettivamente il polline può mitigare gli effetti della parassitizzazione. E se poi voi ricordate quello che ho detto in apertura circa il fatto che questo acaro è molto nocivo anche perché trasmette un virus, vi faccio vedere i risultati dell'infezione virale delle api esposte ai vari trattamenti. Allora, guardate questo grafico. In ordinata avete la proporzione di coppie di DVV, vuol dire in pratica quanto virus c'era in giro. Ecco, più alta la colonna, più virus c'era in giro. E nel grafico avete a sinistra le api non infestate, a destra le api infestate dal parassita. Vedete che a sinistra le colonne sono pari a 0, cioè non si vedeva sto virus. Invece a destra, quando c'è il parassita, si vede anche il virus. Avete la colonna arancia e la colonna rossa. Però notate anche come la colonna rossa, cioè quanto virus c'è in caso di presenza dell'acaro nelle api che mangiano solo sciroppo, è grande il doppio di quella che si osserva nelle api che invece hanno potuto mangiare il polline. Ovvero, il polline non solo va bene nella misura in cui mitiga gli effetti del parassita, ma anche nella misura in cui, in qualche misura, indirettamente noi crediamo, interferisce con la riproduzione del virus.
Tutto questo è stato osservato in laboratorio, ma siccome noi siamo interessati anche alle api e all'apicoltura, abbiamo provato a vedere se si poteva riscontrare anche in campo su degli alveari invece che su delle api singole, e quindi abbiamo svolto una prova come questa qua. Vedete, abbiamo preso un certo numero di colonie, le abbiamo divise in due gruppi. Da una parte il gruppo di controllo, libero di mangiare quello che voleva, e a destra il gruppo trattato, a cui, che era altrettanto libero di mangiare quello che voleva, ma a cui aggiungevamo del polline nella misura di un etto per alveare per settimana. Abbiamo seguito questi alveari per un certo lasso di tempo per guardare l'effetto che questo supplemento pollinico faceva alle api, e abbiamo riscontrato che la mortalità delle api negli alveari trattati con il polline era significativamente minore di quella riscontrata, della colonna arancio, di quella riscontrata negli alveari che viceversa non avevano avuto questo polline in più, che è la colonna blu. E lo stesso si poteva dire a proposito della deformità delle api. Vi ricordate che il virus si chiama virus delle ali deformi perché quando si replica in grande quantità determina un sintomo caratteristico che sono delle ali accartocciate nelle povere api. E si può usare questo sintomo per fare una stima del livello di infezione degli alveari. È quello che abbiamo fatto noi, riscontrando come anche questo parametro era influenzato, come in effetti ci aspettavamo sulla base dei risultati di laboratorio, era influenzato dalla dieta delle api. Quindi, in conclusione, credo che possiamo dire, con una discreta confidenza, che la vegetazione spontanea, che offre alle api polline in quantità, è utile al mantenimento della salute delle api mellifere, e riteniamo che questo sia vero anche per le api selvatiche. E veniamo alle conclusioni. Introduco queste conclusioni ricordando il concetto di circolo vizioso e circolo virtuoso. Parliamo di circoli, cioè di fattori che si influenzano a vicenda. Il fattore A che influenza il fattore B che influenza il fattore A. Di questi circoli è pieno il mondo, non solo il mondo biologico, anche il mondo antropologico. Ad esempio, pensate all'effetto Larsen. Ho usato l'immagine di Jimi Hendrix per rappresentarlo. Allora, sulla chitarra elettrica di Jimi Hendrix c'è un microfono che serve a amplificare i suoni straordinari che lui ricava da quella chitarra. Quel microfono manda un segnale a un amplificatore che trasmette il suono della chitarra di Jimi Hendrix. Ma questo suono può essere così alto da entrare nel microfono che dovrebbe amplificare la chitarra, in modo da amplificare il suono amplificato dall'altoparlante, in un circolo vizioso per cui questo suono si moltiplica dando luogo a quelle interferenze che tutti conoscete, o almeno che avete sperimentato quando le conferenze o i concerti non si vedevano a distanza ma si vedevano dal vivo. A dire la verità, Jimi Hendrix mi pare che fosse anche particolarmente capace di sfruttare l'effetto Larsen per creare qualcuno dei suoi effetti strabilianti. Beh, questo però è un caso di circolo vizioso, no? C'è quel suono che influenza l'altoparlante, che influenza il microfono, fino a che non si crea un'interferenza fastidiosa. A destra ho rappresentato un esempio di circolo virtuoso, per modo di dire, e qua c'è un fattorino, diciamo così, un facchino molto solerte che accoglie l'ospite con un gran sorriso, gli porta i bagagli fino in stanza, guadagnandosi la simpatia dell'ospite, che tornato a casa fa una bella recensione a quell'hotel, il quale hotel, a causa di queste belle recensioni, viene visitato da più clienti, i quali clienti portano più soldi e permettono alla direzione dell'hotel di investire in altrettanti fattorini così generosi, in modo tale che questo, eccetera, eccetera, in un processo di rafforzamento fa migliorare il servizio e la qualità. Quindi circoli virtuosi e circoli viziosi. E adesso torniamo alle api.
spero di essere riuscito a convincervi in questa oretta che abbiamo passato insieme che api e ambiente sono collegate fra di loro in un circolo virtuoso, perché certamente le api giovano all'ambiente naturale e altrettanto certamente l'ambiente naturale giova alle api. È un circolo virtuoso che è importante per le api e per la vegetazione, ma evidentemente anche per noi, per tutti i servizi che le api offrono negli ecosistemi. Di conseguenza, credo che si possa dire e concludere che mantenere porzioni di ambiente naturale anche in mezzo agli ecosistemi, agli agroecosistemi, è di certo molto utile per le api, le quali in un circolo virtuoso possono senz'altro contribuire a mantenere la vegetazione spontanea negli ecosistemi. Non era facile condensare in un'ora tutte le robe che ho provato, tutte le informazioni che ho provato a trasmettervi. Se vi è rimasta qualche curiosità, io naturalmente sono a disposizione per le domande, potete eventualmente approfondire. Io ho provato a mettere giù queste cose dentro un libretto che, se vi interessa, potete usare per ricavare più informazioni e qualche altro dato su questo argomento. Io ho terminato e sono a disposizione per eventuali domande. Perfetto, grazie Francesco, molto interessante. Devo dire che io ho imparato un sacco di cose oggi, quindi ti ringrazio veramente. Piacere. Anche perché c'è sempre la solita diatriba tra, diciamo, chi si occupa di api e chi invece si occupa di apoidei selvatici, no? Non dico sul chi è più importante, ma su quello che è effettivamente, diciamo, sono le loro interazioni dal punto di vista ecologico. Quindi sono veramente molto contenta di questa lezione, ecco, che ci hai fatto, perché portando dati assolutamente interessanti e alla fine ci fa vedere come le cose spesso stanno nel mezzo un po', no? Rispetto a quello che, sì, che siamo abituati a vedere nei nostri rispettivi campi di attività. Quindi sì, questo penso sia un po' l'aspetto più significativo, ecco, che può rimanere da questo intervento. Sono lieto di essere riuscito a trasmettere questa cosa, perché era la mia intenzione far vedere come è lo stesso mondo, quello delle api domestiche e delle api selvatiche. Fanno lo stesso mestiere, salvo essersi specializzati in modi leggermente diversi, ma sono entrambe queste componenti fondamentali. È sbagliato pretendere la superiorità di queste o di quelle. Ecco, forse una cosa si può aggiungere, ed è questa, che se è vero, come è vero, che le api selvatiche sono tendenzialmente più vulnerabili delle api domestiche, ecco, se noi prendiamo come riferimento le api selvatiche, proviamo a far star meglio quelle, siamo sicuri che staranno meglio anche le api domestiche. È un po' quando si va a fare una camminata in montagna, che si cerca di camminare con il passo di chi va più piano, in modo tale che tutti arrivino in cima insieme. Ecco, se andiamo con il passo delle api selvatiche, di certo che vanno un pochino più piano, arriveremo tutti quanti a destinazione, e cioè arriveremo ad assicurare servizi ecosistemici adeguati per tutti, salvaguardando questi e quelli. No, se posso inserirmi, non è che voglio fare proprio una domanda, però forse tu, Francesco, non hai seguito le puntate precedenti, ma sempre mi sembra che anche oggi venga fuori chiaramente che, diciamo così, gli indicatori o i metodi, gli approcci per misurare gli effetti delle scelte sono sempre un po' grossolani, no? Perché tu mi dici serve un equilibrio, quindi guardiamo, che ne so, i pronubi selvatici. In realtà in agricoltura, quando si vuole pagare i servizi ecosistemici,
di solito abbiamo indicatori un po' grezzi, no? Cioè le arnie, gli appiari, gli ettari o cose di questo genere. Io non mi occupo direttamente di api, ma mi è capitato di imbattermi in un lavoro di ricercatori spagnoli che, se non erro, prima cercavo, ma non ricordo più dove era, forse in un parco nelle Canarie, hanno visto che l'introduzione di api domestiche interferiva con l'attività degli impollinatori selvatici, e questo a cascata innescava tutta una serie di conseguenze negative in quell'ecosistema di riferimento che avevano descritto così. Quindi non lo so, abbiamo parlato nelle puntate precedenti molto di servizi ecosistemici e di servizi ecosistemici legati all'agroecoambiente. E quindi anche alla necessità che l'ente pubblico, oltre che al cittadino normale così, riconosca anche a fronte di pagamenti o sostegni diretti o indiretti, riconosca questi servizi. Però emerge chiaramente la necessità di trovare, come dire, metodi o criteri per il rilievo, indicatori un po' più raffinati rispetto a quelli che mediamente, diciamo così, quelli che vengono mediamente utilizzati per il pagamento dei servizi stessi. Non so, mi viene in mente, adesso leggevo i giorni passati così, che penso che passeranno abbastanza così come sono, tutti quei cosiddetti ecoschemi che verranno utilizzati nella nuova PAC 23-27 per fare i pagamenti al posto del greening. E lì c'è proprio un ecoschema sull'impollinazione, oltre ad altri, insomma, che interessano più me, ma ce n'è uno proprio dedicato agli impollinatori. Ecco, mi chiedo se, e questa è la domanda, qual è la tua valutazione rispetto alla necessità di valutare anche il rapporto o la competizione, se c'è, non lo so, tra api allevate e impollinatori autoctoni o selvatici, come dicevi. Non so se la domanda è chiara. Sì, certamente chiara. È un tema importante questo, che vale la pena di approfondire. Allora, in linea di principio è chiaro che non si può negare la possibilità che entrino in competizione api domestiche e api selvatiche. Tuttavia, tutti sanno che una competizione è possibile e diventa probabile quando le risorse sono limitate. In presenza di risorse non limitate è difficile che si creino vere competizioni. E quindi io quello che mi sentirei di dire è che, posto che eventuali competizioni dovrebbero essere valutate caso per caso, e quindi non è escluso che quei ricercatori spagnoli abbiano effettivamente osservato la competizione, ma è altrettanto probabile che in condizioni diverse, altro ambiente, altre culture, potrebbe non esserci alcuna competizione. Detto questo, comunque, credo che il nostro obiettivo dovrebbe essere di assicurare una vegetazione a supporto di questi impollinatori tale da non generare le competizioni, perché se riserviamo agli impollinatori un francobollo di ambiente naturale di quelli che genera la competizione, beh, abbiamo sbagliato in partenza. C'è poco da rammaricarsi se poi non viene offerto il servizio ecosistemico. È come mettere un nuotatore a pane e acqua e poi sperare che vinca le Olimpiadi. E non è così che funziona. Quindi se si vogliono raccogliere informazioni di prima mano sulla competizione, bisogna studiarla caso per caso. Se si vuole un criterio generale, il criterio generale deve essere che devono essere assicurate risorse sufficienti, e in presenza di risorse sufficienti è difficile che si generino competizioni. Anche perché vi ho fatto vedere con quel grafico che c'è anche una certa complementarietà. Ci sono specie su cui insistono sia le api che
le api selvatiche, sia quelle domestiche che quelle selvatiche, ma ci sono specie che sono appannaggio delle sole api selvatiche ed altre che naturalmente sono più che sfruttate dalle api domestiche, per cui in linea di massima la competizione è possibile, ma non così probabile. Non è chiaro, poi non so se c'è qualcun altro che vuol fare domande. C'è una domanda da parte di Marco Valicic che se accende il microfono ce la fa direttamente. Eccolo, lo vediamo. Buonasera. Sono già un abitué ormai di questa serie di incontri. Intanto grazie perché la presentazione è veramente notevole. Per me è particolarmente importante anche perché, come ho già detto le volte precedenti, io lavoro al servizio biodiversità della regione e mi occupo sia del progetto Life Pollination che anche della questione delle specie alloctone invasive, ed è questa delle piante in particolare. Ed è sulla base di questo su cui ci eravamo lasciati la volta scorsa che volevo rivolgere la mia domanda, no? Rispetto all'importanza del polline in particolare, quindi ciò che ci ha presentato che sul ruolo della vegetazione in qualche maniera spontanea, o meglio ancora quella che cresce non coltivata per precisione. Avete forse visto se, mi riferisco fondamentalmente ad Ailanto e a Morfa, hanno un ruolo, oltre che per la produzione di miele, anche un ruolo per il polline, quindi possono essere in qualche maniera utili, oppure magari distraendo con le loro fioriture molto attrattive le api, in realtà fatto sì che l'approvvigionamento per il polline magari venga meno sulle specie spontanee. E poi aggiungo in coda, che era una mia curiosità che avevo rivolto proprio all'inizio della sua presentazione, se quando lei ci dice degli 800 specie di apoidei presenti in Friuli, si riferisce al Friuli in senso stretto o tutta la regione? Ecco, grazie. Prego. Dunque, prima domanda, Ailanto e Amorfa, le varie specie possono offrire nettare, polline oppure tutti e due. Nel caso specifico, quelle due specie che lei ha menzionato offrono soprattutto nettare, ma il fatto che io abbia posto l'accento sul polline nella mia presentazione non toglie che il grosso della dieta delle api sia fatto di miele che loro ricavano dal nettare, per cui è fondamentale che ci sia il pane prima del companatico, ed è perciò che anche queste fioriture sono rilevanti per mantenere in buona salute un alveare. E quindi indipendentemente dal polline, io direi che la maggiore disponibilità di nettare lungo tutto il corso del tempo, dalla primavera fino alla tarda estate, è fondamentale da qualsiasi pianta questo nettare provenga, perché l'alternativa è che al posto del miele gli apicoltori siano costretti ad usare sciroppi, candito ed altro che dal punto di vista nutrizionale possono servire a mantenere in vita le api, ma non sono paragonabili quanto a capacità di contribuire a una buona salute. Ecco. La seconda domanda è se la flora apistica, dunque no, se le specie di api, le 800 specie sono del Friuli o il Friuli Venezia Giulia. A me pare che sia del Friuli Venezia Giulia, e Zandi Giacomo, che è non lontano da me, conferma in diretta. Ok, grazie. Non è trascurabile la zona del Carso, ad esempio, quanto a quel pezzo di Friuli lì, quanto a biodiversità, per il ruolo di cerniera che ha, evidentemente. Quindi stiamo parlando di specie. E avete notato com'è interessante, come 1000 specie o giù di lì in tutta Italia, 800 specie sono nel Friuli. Quindi abbiamo una discreta rappresentazione della biodiversità generale in questa regione. Beh, che va di pari passo con la diversità floristica della regione, che anche se non sbaglio è tra le più alte, quindi no, se consideriamo magari tutte le specie che sono specializzate su
solo su poco, su determinate specie vegetali, e gioco forza, se abbiamo tante specie vegetali avremo anche tante specie di apoidei. Abbiamo una domanda di Marco De Colle. Buongiorno, appunto vorrei porre un paio di domande al professore. La prima riguarda appunto le proposte che si stanno avanzando di creare delle porzioni di ambiente naturale in aree agricole intensive ed estensive, legato proprio al mantenimento appunto di una maggior biodiversità e quindi di una alimentazione appunto per le api di tipo naturale. Chiedo come potrebbe essere gestita secondo lei per evitare che ci siano interazioni tra le fioriture spontanee e poi la distribuzione di fitofarmaci che l'agricoltura effettua appunto in queste aree. La seconda domanda riguarda invece il appunto discorso del polline, che anche in aree naturali estese, quali ad esempio le zone della nostra pedemontana, scarseggia per lunghi periodi, ed la maggior parte degli apicoltori non adotta ancora, diciamo, delle introduzioni di polline supplettive per supportare le famiglie in queste fasi. Quindi chiedo quali sono i momenti più critici, appunto, in cui la carenza di polline può inficiare sulla vitalità della famiglia e come eventualmente pianificare, diciamo, appunto, un'alimentazione diversa da quella che finora noi apicoltori abbiamo improntato per appunto supportare le famiglie. Sì, grazie per le domande interessanti. Dunque la prima, come evitare eventuali problemi all'atto di mettere in opera un'azione così opportuna come inserire spazi di vegetazione spontanea dentro gli agroecosistemi. Io credo che lì la massima attenzione dovrebbe essere riservata al problema della deriva, nel senso che guai se le sostanze usate nei campi adiacenti derivano fino sulla vegetazione spontanea, perché allora quello che noi staremmo realizzando sarebbe una trappola mortale per i pronubi. Gli offriamo praticamente la mela avvelenata di Biancaneve, cioè gli diamo la vegetazione spontanea e poi lasciamo che le sostanze pericolose finiscano su quella vegetazione in modo tale che poi le api vadano a mangiarne in massa e facciano una brutta fine. Quindi è il tema della deriva e di come prevenire la deriva. C'è già molto in opera per limitare la deriva dei prodotti a lato dei trattamenti. E in sostanza questa credo dovrebbe essere la più importante delle preoccupazioni per evitare problemi. La seconda domanda riguardava il polline soprattutto quando. È una domanda importante questa qua, perché non è ugualmente importante per tutta la stagione. Evidentemente lo sai la persona che ha fatto la domanda. Di fatto, nel periodo primaverile, che è effettivamente quello in cui le api consumano la maggior quantità di polline, il polline raramente tende a scarseggiare, no? Serve molto polline, però le api trovano molto polline. Ecco. Viceversa, in tarda estate le api faticano a trovare polline e, quel che è peggio, questo è il momento in cui il polline sarebbe più importante. Perché? Perché è anche il momento in cui l'impatto delle parassitosi e delle virosi è più grave, primo, e secondo è il momento in cui le api iniziano ad allevare le api d'inverno, che sono quelle super api che devono vivere dall'autunno attraverso tutto l'inverno fino alla primavera dell'anno dopo. E sono le api che hanno più bisogno di avere una dieta adeguata e di non subire gli effetti dei parassiti. Quindi è lì, è proprio alla fine dell'estate che il polline è più importante e in effetti non l'ho detto prima, ma sono grato di poterlo dire ora. La nostra prova di campo l'abbiamo fatta nel periodo tardo estivo, proprio perché sappiamo che quello è il momento cruciale. Infine, un consiglio: se qualche apicoltore vuole fare qualcosa, il mio consiglio sarebbe quello di
mettere via un po' di polline nel periodo primaverile applicando le trappole per il polline per un tempo non troppo lungo e poi offrirlo in tarda estate alle sue stesse api nel caso ritenga che le fioriture circostanti non siano adeguate. Per offrirlo non è difficile, basta, in quella prova lì mettevamo delle bacinelle praticamente sopra l'alveare, insomma, le appoggiavamo sopra i favi. Ci pensano belle api a prenderne su se ne hanno voglia. Ed era polline in palline, così come si raccoglie dalle trappole per il polline. Quindi se vuole provare, io la incoraggio a farlo. Quindi primavera raccolta, tarda estate utilizzo. Grazie. Posso integrare, non so se la domanda è intelligente, ma integrare la prima domanda del dottor De Colle. Io sono un amante della Francia, quindi me la faccio con l'automobilina così. E vedo che lì la scelta è proprio di fare intensivo e poi sul 10, 15, tante volte anche 18-20% della superficie agraria inserire aree naturali. Chiunque abbia fatto la Francia, insomma, in macchina piuttosto che in aereo, voglio dire, si trova in stradine dove entra continuamente dentro boschetti e esce così. E quindi quella è la scelta del mosaico, no? E quindi lì probabilmente tu mi dicevi del problema della deriva, sicuro, ma torno a dire, invece mi sembra di capire che leggendo, insomma, adesso i documenti non sono definitivi, ma che i nuovi piani strategici, insomma, rispondono ad una necessità in Europa di avere il 25% della superficie agraria utile a bio entro la fine del decennio, no? Che è tantissimo, perché fare tanto bio vuol dire produrre meno, essere più dipendenti dall'estero, così. Cioè, dal tuo punto di vista, visto che siamo uno laureato in agraria e che sgrana il rosario quando vede un papavero, e tu invece che sei laureato in scienze naturali, che invece così meglio tendere verso il bio, cioè meno chimica, meno GM, cioè meno input, magari a discapito di qualche output così, oppure è meglio il mosaico vegetazionale con un'attenzione alla deriva, visto che comunque dobbiamo produrre, insomma, diciamo che su questo siamo d'accordo, e in Italia non raggiungiamo l'autosufficienza in quasi nulla, insomma, almeno nei miei settori. Quindi, non so, questa era la domanda. E la mia risposta è meglio il mosaico con il bio. Ci avrei giurato, però non so se ce lo possiamo permettere. Perché... No, bada che come tutti noi, io ho dei pregiudizi e ho delle idee, però se vado ai dati, quelli che ho io a disposizione, che riguardano gli impollinatori, ma non solo, anche gli antagonisti naturali, dei fitofagi, eccetera, ecco, io credo che è meglio entrambe le cose insieme. Rispetto al problema dell'autosufficienza alimentare, eccetera, io non sono un economista agrario e dunque non mi permetto, però certamente suppongo che se rubassimo un po' meno, se consumassimo un po' meno suolo, ovvero riservassimo parte del suolo che dedichiamo a centri commerciali, strade e svincoli all'agricoltura, credo che il problema della limitazione delle superfici agrarie sarebbe risolvibile senza rendere intensivo lo sfruttamento di quelle poche di cui disponiamo. Non so se mi spiego. Però ecco, quando parlo di questo e viceversa, io parlo così per sentito dire, poiché non sono un esperto di questi argomenti. Però mi pare che noi in Friuli abbiamo non tanto il problema di dedicare troppa superficie al bio, ma quanto piuttosto di dedicarne troppo ai capannoni. Sì, anche il vicino Veneto non scherza, ma posso essere d'accordo.
magari aggiungiamo che abbiamo colpevolmente abbandonato più della metà del territorio nazionale, dove c'è montagna, dove c'è Carso, dove c'è Foce, dove c'è tutto quello che era da un punto di vista agricolo poco vocato per l'agricoltura o lontano dai centri e quindi dall'assistenza tecnica. Così abbiamo abbandonato. E dove potevamo fare l'agricoltura anche con dei volumi, anche con metodi, diciamo così, più rispettosi, diciamo, mettiamola così, dell'ambiente, invece abbiamo infrastrutturato in modo esagerato. Andando a Verona alla fiera l'altro giorno pensavo che se avessimo fatto tutte le autostrade nella Pedemontana, lasciato quel piccolo lembo di terra che si chiama pianura padana per le coltivazioni, forse ci venivamo incontro, diciamo così. Ecco, questo. Perché è ovvio che c'è una necessità di infrastrutture, ma anche ovvio che noi incidiamo, cioè dicevo forse, non so se l'ho detto, insomma c'è una bella pubblicazione del Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente che mette in evidenza come dal censimento Istat 90 fino al 2010-2020 non è ancora disponibile. E quindi in 20 anni o poco più abbiamo perso in termini di superficie agraria utile corrispettivo di Liguria, Lombardia e Emilia-Romagna messi insieme. Ovvio che era la gran parte montagna, perché sembra che io vaneggi, ma effettivamente questi sono i numeri. Effettivamente l'impermeabilizzazione del territorio forse ci impedirà di trovare un equilibrio soddisfacente tra metodi, diciamo così, un po' più, non so, l'integrato piuttosto che il conservativo, piuttosto che il biologico, insomma tutte quelle forme low o lower input di produzione, perché la fame di superficie agraria utile è sempre più. Questo ha portato i nostri amici della ISSA a scrivere quella bella pubblicazione sulla necessità dell'intensivizzazione sostenibile, che sembra un po' una bestemmia. O si aggiunga che parte del suolo sottratto all'agricoltura, di cui ha il consumo di suolo, è un suolo che effettivamente in molti casi non è usato per altro, è stato usato forse nel passato ed ora è abbandonato. Tanto a dire, io sono molto serio quando si tratta di raccogliere da per terra i rifiuti e le cose non più usate per condannarle al loro smaltimento, ma devo constatare che nessuno si preoccupa di raccogliere per terra i capannoni usati. Cioè c'è un sacco di suolo che è consumato, ma non perché dentro vi si svolga un'attività produttiva, ma perché dentro ci sia niente. Nel senso che tutti si sentono in dovere di raccogliere da per terra giustamente le cartacee, ma nessuno raccoglie da per terra i capannoni in disuso. Non so se mi spiego. Lo so. Il combinato disposto col fatto che il sindaco guadagna con le opere di urbanizzazione ci porta a questa... No, ma è vero, è chiaro. Siamo alla ricerca di equilibri difficili. Vabbè, non so se c'è qualche altra domanda. No, tanti complimenti, ma nuove domande no. Bene, mi associo ai complimenti e ringrazio di nuovo il collega Nazzi per avevo scritto nella chat che adesso ho capito perché il magnifico rettore ti aveva messo alla cultura, no? Come... No, vuol dire che sbagliano anche i rettori. Va bene. Grazie Grazie mille a voi. a tutti. Arrivederci.